Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche lavorative ed economiche per il mese di marzo 2026. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del Capricorno. Può essere un momento di riflessione, un momento dove si prendono in considerazione altre verità, altre realtà ed è anche un momento con la carta dell'appeso dove potrebbe non esserci così tanto un movimento. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere, ok, quali sono le energie. Partiamo dalla ruota della fortuna, un asso di bastoni, 3 di coppe, abbiamo un cavaliere di pentacoli, il mondo, la sacerdotessa, asso di denari e papa. Interessante, avete due assi, la ruota della fortuna e il mondo, ragazzi. C'è come un momento, probabilmente questo appeso è qui perché siete in un momento di cambio. Allora, adesso andiamo a vedere qual è, diciamo, il movimento energetico in generale. Dopo facciamo i vari esempi per i disoccupati, gli occupati, gli autonomi, i soldi, i progetti, gli investimenti. Tenete presente che io ho già pubblicato la ruota del destino di marzo e vi consiglio di integrare quella lettura con questa. Ok, partiamo da questa ruota della fortuna. Abbiamo un 5 di coppe e un 8 di spade. Andiamo a vedere l'asso. Abbiamo un asso di spade, quindi un altro asso, e un 8 di bastoni. La sensazione è che qui non stia avvenendo un cambio per il vostro modo di pensare. Avete questo 8 di spade, è per quello che secondo me ce l'ha appeso, perché è come se doveste iniziare a considerare altre realtà, altre opportunità. Qui c'è un qualche tema, perché avete un 5 di coppe, quindi secondo me qualcuno potrebbe aver perso un'occasione e sgridarsi o comunque non parlarsi bene, diciamo così, proprio perché c'è stata questa occasione che ormai è andata, che in realtà il 5 di coppe ci parla di un'occasione, cioè di qualche cosa che sì è stato perso, c'è come una sorta di pentimento, un piangere sul latte versato, però è anche vero che in questa carta ci sono ancora due coppe in piedi, quindi è come se vi dicesse che non è ancora tutto perduto, si può fare ancora il cambio, si può effettivamente puntare in alto. E qui con questi due assi, quindi con l'asso di bastoni e con l'asso di spade, sento che c'è un nuovo inizio, può esserci una nuova chiarezza mentale, con l'asso di spade, una nuova intenzione, una nuova passione alla quale dedicarsi, potrebbero essere delle collaborazioni, delle nuove idee. Andiamo a vedere il 3 di coppe.
perché effettivamente potrebbe essere una carta di collaborazione in questo senso. Abbiamo un 9 di coppe. Diciamo che il 3 di coppe è una carta che ci parla di festeggiamenti, di condivisione, della raccolta dei frutti. E 10 di bastoni. Guardate, secondo me può essere che questo 5 di coppe fosse legato a dei risultati che voi volevate raggiungere. Con questo 10 di bastoni vi dicono un po', lasciate perdere le aspettative, buttatevi. Secondo me qui si tratta proprio di buttarsi in qualche cosa. Datemi una carta per l'8 di bastoni. 6 di spade, 7 di spade, 8 di spade. È come se vi dicessero di non condividere troppo i vostri pensieri. Qui c'è qualcuno che potrebbe contaminare il modo in cui pensate, potrebbe contaminare i vostri obiettivi, se vogliamo, quello che potrebbe essere questo nuovo inizio, questa chiarezza mentale, per esempio. Andiamo a vedere il cavaliere di denari, cavaliere di spade e amanti. Devo dire che raggiungerete un certo tipo di equilibrio con lentezza, perché comunque la carta di base è anche un appeso, però avere un cavaliere di pentacoli mi fa pensare che effettivamente che ci sia come il giusto compenso. C'è anche la carta degli amanti, c'è come un equilibrio. Qualcuno potrebbe anche, soprattutto se siete autonomi, aumentare i prezzi, cioè è come se ci fosse un qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il mondo. Fante di coppe e carro. Io ho la sensazione che non dobbiate spostarvi più di tanto da dove siete, semplicemente cambiando visione qui si può come ampliare qualche cosa. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo un 3 di bastoni e un 9 di spade, 6, 7, 8, 9 di spade. Io sento che avete come delle idee che possono effettivamente espandersi, che possono effettivamente diventare, diciamo, un qualche cosa che vi darà delle soddisfazioni. Potrebbe essere un qualche cosa per cui finalmente riuscirete a festeggiare. C'è anche un asso di denari e un papa. Io qui ho la sensazione che inizierà qualche cosa di concreto. Se qui potrebbe essere un'idea e come, diciamo all'inizio del mese, con questo asso di bastoni, esserci come la grinta, la voglia, la passione, può essere anche un momento di ricerca, un momento dove si inizia a stabilire un progetto, un programma. È vero che con questo asso di denari a fine mese questa cosa potrebbe diventare concreta. Andiamo a vederlo. Diavolo e regina di pentacoli. Andiamo a vedere anche il papa. Matto, un'altra carta di inizio e 4 di spade. La sensazione è anche che non dobbiate divulgare troppo questa nuova idea, questo nuovo progetto, cioè io credo che marzo, ma guardando l'appeso e pensando un attimino ai pianeti, c'è Mercurio retrogrado, quindi è come se fosse un mese di riesame per voi.
Qui si tratta di togliersi certe aspettative e di iniziare con qualche cosa che possa essere una vostra passione, che possa essere una nuova idea, che possa essere anche una nuova collaborazione per qualcuno. Sento che se già avete qualche cosa in piedi, non si tratta di cambiare progetto, ma di ampliare il progetto. E con il Papa alla fine, devo dire che molte persone potrebbero effettivamente arrivare come a dei contratti, a delle collaborazioni scritte. C'è un nuovo inizio, sicuro ragazzi, perché qui abbiamo sia il matto che l'asso di pentacoli a fine mese e qui è come un'idea che qua prende forma. Fatemi solo una carta per questo diavolo. Mm, mm. Credo che qualcuno dovrà come cambiare il modo di fare, cambiare l'atteggiamento, diventare un po' più padroni della propria vita, un po' più... Mi viene da dire guide, maestri, è come se dovesse dedicarvi all'insegnamento o alla spiegazione di qualche cosa. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Allora, se foste disoccupati, devo dire che ci sono tutti i presupposti perché un nuovo lavoro arrivi. Se non è un nuovo lavoro, può essere una nuova idea di lavoro, può essere un nuovo settore in cui potreste buttarvi. Io credo che non dobbiate abbandonare i vostri sogni, perché qui c'è la ruota della fortuna all'inizio, come se foste in un periodo di cambio, ma ancora siamo un po' incriccati, giustamente c'è l'appeso qui come carta, diciamo, principale, quindi è come se le energie fossero lente, però ve l'ho appena detto, c'è anche Mercurio retrogrado. Quindi ho l'idea che sia un buon mese per sperimentare nuovi lavori, nuove aziende, per mandare il curriculum in posti dove non avete mai usato, oppure per farvi venire un'idea geniale e iniziare a pianificare come concretizzare quest'idea. Toglietevi dall'idea, toglietevi dalla testa, ehm, diciamo così, la speranza di fare i soldi facili. Questo è un messaggio che mi è arrivato così, potrebbe risuonare solo per qualcuno, prendetelo così come viene. Ok, per le persone che sono occupate, allora, secondo me, anche qui c'è come qualche cosa che bolle in pentola. Io sento che potrebbe arrivarvi come quella nuova idea organizzativa, quella nuova idea innovativa da proporre all'azienda. Potrebbero essere anche i turni, come gestire meglio i turni, o potrebbero essere delle migliorie, per esempio in sala mensa, potrebbero essere migliorie sui controlli di zona. Vi dico quello che mi sta arrivando, eh. Però comunque è come se questo proporvi, questo dare, cercare di dare una marcia in più alle aziende, diciamo preoccuparvi per sia la vostra posizione ma anche il bene dell'azienda, faccia sì che secondo me inizino a vedervi come dei punti di riferimento, come qualcuno che può effettivamente essere un valore aggiunto irrinunciabile per l'azienda. E vi dico, essendoci questo asso di denari alla fine della lettura, per qualcuno potrebbe arrivare proprio anche qualche premio, qualche avanzamento di carriera, qualche bonus. Potreste anche essere messi a guidare un gruppo. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora, io credo che qui ci siano stati come dei problemi a livello di magari clientela, a livello di incassi, a livello un po' di gestione monetaria. Credo che per qualcuno, insomma, si arrivi da un momento un po' così.
sia a livello lavorativo ma anche a livello economico. Nel mese di marzo c'è come questa nuova idea, questa nuova possibilità che secondo me funziona nel momento in cui lasciate indietro le aspettative, lasciate indietro, mi viene da dire il bisogno di controllo, perché sento come se aveste bisogno di iniziare a collaborare con qualcuno. Vi dico, il mese è un mese dove secondo me basterebbe fare uno sforzo in più, un'offerta in più, una promozione, un'ora in più, non so, prendetela come vi risuoni, per riuscire a rendervi conto di quale può essere il risultato nel lungo periodo. Secondo me c'è un nuovo progetto che prende forma qui in qualche modo. Per qualcuno si tratta di fare quel corso in più con quel prodotto che può dare la marcia in più alla vostra azienda, per esempio. Per qualcun altro si tratta il proporre un prodotto o servizio laterale a quello che è il vostro principale. Magari potrebbe anche essere un hobby che voi avete e che in qualche modo riuscite a infilare in mezzo nella vostra attività lavorativa e vi dà quella marcia in più a livello d'azienda. C'è come un restyling nel mese di marzo ed è come la possibilità per molti di voi per trovare quella spinta in più che fino ad adesso non si riusciva a vedere. Per quello che riguarda i soldi, secondo me è un buon periodo, potrebbero anche arrivare dei soldi in più. La sensazione è che per, diciamo, uscire da questo momento un po' incastrato, per girare questa ruota della fortuna, bisogna come fare un piccolo sforzo in più. Secondo me si tratta di qualcosa o a livello di marketing o a livello di comunicazione, pubblicità, può essere restyling a livello di immagine, ma non lo sento tantissimo. È più un qualche cosa che riguarda la comunicazione, lo scambio verbale. Ok ragazzi, diciamo che il futuro è prospero. Andiamo a vedere Osho. Totalità, quindi cercate di vedere le cose nel loro insieme. Maturità, qua vi dice praticamente che i tempi sono maturi per fare il salto. Ragazzi, qui alla fine avete il matto, fidatevi di voi stessi, delle vostre capacità, fidatevi di quello che percepite, delle intuizioni che vi possono arrivare nel mese di marzo. Poi abbiamo schizofrenia e ricettività. È interessante perché qui abbiamo la carta della totalità che vi dice guardate l'insieme delle cose. Qui abbiamo schizofrenia che è una di quelle, è un 2 di spade, che è quella che dice il lato A e il lato B. Quello che stavo facendo e quello che vorrei implementare. Però è anche vero che questa carta è la regina di coppe e mi richiama un pochettino l'energia della sacerdotessa. Quindi rimanete percettivi, rimanete aperti e fidatevi delle vostre intuizioni, perché qui secondo me il mese di marzo è un ottimo mese perché arrivino delle ideone. Andiamo a vedere una carta dei semi stellari. Ok. Wow, ma che bella! L'alchimia interiore, diciamo che si attiva o può essere sfruttata quando si reagisce alla paura con amore. Quindi invece di far emergere tutti questi pensieri negativi, questa modalità vittima, questa modalità negazionale, non posso, non ce la faccio, sono da sola, guarda che cosa mi succede. Sono due carte di atteggiamento vittimistico e tra l'altro queste qua. Io la chiamo la modalità vittima perché quando ci rendiamo conto di essere così possiamo sempre scegliere di smetterla e quindi magari farci quelli che in gergo si chiamano gli agguati, no?
tipo forzarci a cambiare pensieri, forzarci a cambiare umore, magari ballando, mettendo della musica allegra, se vi rilassa cucinare potete mettervi a cucinare, cioè si tratta di cambiare la vibrazione. Ok, andiamo a vedere ancora qualche oracolo, vediamo. Ok, qua vi parla di impresa familiare, di azienda a conduzione familiare, potrebbe anche essere, e parla di 1 mese e mezzo, ragazzi, e qui effettivamente vi dicevo che ci sono come tutti questi inizi. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo, una fattina, meditazione, che è il mezzo più potente per attivare le canalizzazioni, per avere queste idee, queste intuizioni. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare come autodidatti semplicemente abbonandovi al canale. Ci si abbona e disabbona in qualsiasi momento, però diciamo che lì trovate decenni di formazione mia personale che ho condensato e messo lì a vostra disposizione. E si parla di credenze limitanti, di etere, di alto e basso astrale, di risveglio della Kundalini, di trascendere l'ego, di traumi. Insomma, guardate i titoli perlomeno, così vi fate un'idea dei temi che vado via via trattando. Sono le playlist che hanno la copertina lilla, sono 4 e sono numerate, playlist 1, playlist 2, e vanno viste chiaramente in ordine cronologico, proprio perché sono un percorso formativo che in realtà ho pensato di fare per darvi la possibilità di, diciamo, aiutarvi, semplificarvi il vostro percorso di crescita e di guarigione. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!